Ciao di nuovo! Oggi ascolterai 5 scene della vita reale in italiano per migliorare il tuo modo di parlare. Io sono Giulietta e questo è Talkie Italiano. Buon pomeriggio, è sua questa macchina? Ehi, sì, è mia. C'è qualche problema? È parcheggiata nella zona di carico e scarico. Davvero? Ma sono stata solo 5 minuti, giuro. Capisco, ma sono 5 minuti in zona vietata. È che dovevo prendere mia nonna al centro medico e non c'era posto. Sì, succede spesso. Ma questa zona è solo per i furgoni delle consegne. Lo so. Ho visto il cartello, ma ho pensato, un attimo e vado via. Tutti pensano così. E poi ci troviamo 3 macchine in fila qui. Oh, mamma, mi dispiace, non volevo creare problemi. Lo immagino, guardi, stavo già scrivendo la multa. E se la strappasse così, senza che nessuno veda? Non posso farlo, signora? Ci sono le telecamere. Già, le telecamere, sempre a guardare quando non serve. Esatto. E mai quando servirebbe davvero. Che ironia, eh? E certo. Quindi non si può fare niente? Posso scrivere una nota? Conducente collaborativa? A volte aiuta. Beh, meglio di niente, grazie almeno per questo. Si figuri. E la prossima volta cerchi un posto più tranquillo, va bene? Ci proverò, anche se in questa città è quasi impossibile. Lo so, anch'io giro mezz'ora per trovare un parcheggio. Buona giornata, signora. Anche a lei, agente. Buongiorno Carlo, come stai oggi? Nervoso, molto nervoso, dottoressa. Tranquillo, facciamo solo una pulizia, niente aghi. Ma lei dice sempre solo una pulizia. E poi arrivano le sorprese. Stavolta te lo prometto, bocca aperta per favore. Così? Perfetto, mi sa che hai mangiato un po' troppi dolcetti, eh? E forse qualcuno. Beh, parecchi. Lo immaginavo. Hai zucchero anche nei sogni? Già, è che col lavoro, lo stress, serve qualcosa di dolce. Ti capisco, ma anche i tuoi denti hanno bisogno di ferie. Possono andare al mare senza di me? Se continui così, scappano davvero, te lo dico. Sembra costoso. Molto costoso, meglio prevenire. Farà male? Solo un po' di solletico. A me il solletico fa paura. Allora respira e pensa a qualcos'altro. Alle vacanze, magari? Vacanze con un gelato gigante. No, gelato, no. Ah, già, freddo e zucchero. Brutta idea. Esatto, meglio una mela. Che triste paragone. Ma i tuoi denti saranno felici. Va bene, mele allora. Ecco fatto, abbiamo finito. Davvero? Così presto? Te l'avevo detto, solo una pulizia. Incredibile, non ho sentito nulla. Vedi, non c'è sempre da drammatizzare. Grazie, dottoressa. Prometto di trattarli bene, i miei denti. Ti ringrazieranno con un sorriso bianco. E senza conti salati, spero. Anche quello aiuta. Alla prossima, dottoressa, ma spero molto, molto più in là. Ci vediamo tra 6 mesi, Carlo. Buonasera, consegna per Matteo Rossi? Sì, sono io. Che bello, è arrivato il mio panino. Perfetto, ecco qui. Sushi box, 2 zuppe di miso e... Sushi? No, no, io ho ordinato un panino con le patatine. Davvero o no? Qui dice Sushi Paradise. Allora c'è stato un errore. Un attimo, il suo indirizzo è Via dei Pini 22B?
Sì, 22, ma senza B. Ah, ecco. Quindi il mio panino è dal vicino. Esattamente, oggi va tutto storto. Nessun problema. Andiamo a suonare alla porta accanto. Davvero? Che gentile. Meglio risolvere subito, ho una fame. Ah, Sì, Buonasera, scusi, ha ordinato un panino tramite l'app? sì, ma mi hanno portato del sushi. Non ci capisco niente. Esatto, questo sushi è suo e il panino è del signor Matteo. Allora, ecco il panino. e qui il sushi. Scambio ufficiale. Che squadra efficiente, magari fossero tutti così vicini. Non sempre succede, ma quando si ha fame si collabora. È vero, la fame unisce più dell'amicizia. Missione compiuta. Grazie Luca. E buona fortuna con le altre consegne. Grazie mille. Buongiorno, ha un appuntamento? Sì, ho un appuntamento per il permesso di soggiorno. Ecco il foglio. Perfetto. Il passaporto, per favore. Certo, un attimo. Ah, eccolo. Grazie. È la prima volta in Italia? La seconda. La prima sono venuto in vacanza. Ora per soffrire con la burocrazia. Capisco. Succede a tutti. Anche nel mio paese ci sono documenti, ma meno timbri. Qui amiamo i timbri. Danno una certa importanza. Sì, si vede. Bene, è tutto a posto. Manca solo la ricevuta del pagamento. Pagamento? Quale pagamento? Il bollettino per la tassa. Posso pagarlo qui? No? Deve andare in banca. Adesso? Sì, ma tranquillo. La banca è proprio dietro l'angolo. La pratica più lunga della mia vita. E pensa che non siamo ancora arrivati alla foto. Anche la foto? Certo. Formato tessera, sfondo bianco, faccia paziente. Quella ce l'ho già. Mi fa piacere sentirlo. Guardi, le tengo il turno se torna entro mezz'ora. Grazie davvero. Lei è la prima persona gentile dopo 3 uffici. Allora oggi è fortunato. Forse l'Italia mi sta mettendo alla prova. Lo fa sempre, ma poi ti ricompensa con il sole e la pasta. Ah, quello vale tutti i timbri del mondo. Ottimo spirito. Vada in banca e poi finiamo tutto. Perfetto. E se il bancomat non funziona? Allora venga lo stesso. E piangiamo insieme. Affare fatto. A dopo, Giulia. A dopo, Mahmood. E buona fortuna con il bollettino. Ne avrò bisogno. Luca, ti rendi conto? Manca poco al prossimo mondiale. Lo so, e continuo ancora a guardare i video dell'ultimo. Normale, voi siete stati campioni. Li ho guardati anch'io, anche se un po' triste. Dai, non preoccuparti. Anche l'Italia ne ha vinti, eh? Noi invece abbiamo dovuto aspettare tanto. È vero. Ma quando ho visto Messi alzare la coppa, a casa mia tutti hanno applaudito. Davvero? Sì, abbiamo detto, finalmente se lo merita. È stato un momento pazzesco. Io ho pianto, i miei pure. Emozionante da morire. La finale era da infarto. Ero teso anche se non tifavo per nessuno. Già, i rigori, una follia. Io non riuscivo neanche a guardare. E il portiere argentino. Un personaggio. Sì, un po' esagerato, ma ha salvato la partita. E adesso? Cosa ti aspetti dal prossimo mondiale? Non lo so, spero solo di divertirmi. Se vinciamo di nuovo, fantastico. Se no, sarà comunque una festa. Bella mentalità. Io voglio solo che l'Italia giochi con più grinta. Sicuro che lo farà.
Avete sempre una buona squadra. Grazie. A me piace pensare che il calcio è così. Si vince, si perde, ma si condivide sempre. Esatto. Si urla, si soffre, si ride e alla fine ci si abbraccia tutti. Come l'ultima volta che abbiamo visto la finale insieme. Ti ricordi? Certo, urlavi come un matto. Urlavo per il calcio, non per una bandiera. Ecco, quello è il bello, godersela insieme, senza pensare ai colori. D'accordo? E se la prossima volta vincete voi, prometto di festeggiare con te. E se vince l'Italia, festeggiamo insieme lo stesso. Allora, in ogni caso, sarà festa. Esatto, è questo il bello del calcio. Ciao! Ottimo lavoro! Hai completato questo video e la tua pratica sta dando risultati. Ogni giorno capisci un po' meglio l'italiano. Se vuoi continuare a migliorare, guarda quest'altro video che ti lascio qui. Ti piacerà un sacco. Ci vediamo lì!